Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi porto un tutorial che è molto richiesto da tutti gli amanti del Cabon Mantis, ovvero oggi andiamo a parlare di sicurezza. Come ben sapete non tutti i monopattini hanno le frecce di indicazione integrate. A nostra fortuna il mezzo di oggi ha delle frecce di indicazione integrate. Il problema è che non funzionano al 100%, ovvero le frecce di indicazione installate sul Cabon Mantis, come ben vedete, sono integrate sulla luce posteriore e poi sono di luci rosse. Quindi da voi richiesto, oggi ho deciso di installare delle frecce in più, ovvero almeno che siano di colore giallo, che sembrano almeno delle frecce. Come ben vedete qui abbiamo le nostre frecce, sono davvero piccole, non sono troppo invadenti e poi si vedono anche tanto bene. E poi avremo bisogno dei supporti in 3D. Per i supporti in 3D vi lascio il link del nostro amico Tommy 3D. Comunque se vi servono vi lascio il link in descrizione e potete contattare direttamente lui. E poi li vado a posizionare sulla parte superiore in modo che si vedano un po' meglio. Quindi non perdiamoci tanto in chiacchiere ragazzi. Prima di cominciare vi ricordo che anche su questo video avete la possibilità di vincere la maglietta Laco Creative by Heiderborn. Per vincere la maglietta ormai lo sapete come fare, no? Dovete commentare con una parola che non c'entra niente che vi lascerò durante il video. Detto ciò ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e a lasciare tantissimi like se vi è piaciuto questo tutorial. Sigla, poi passiamo all'installazione. Allora ragazzi, per primo, una volta smontata il copripilana posteriore, dobbiamo separare questi cavi in questa maniera e poi tagliarli uno alla volta. Tagliamo il primo, ora tagliamo anche gli altri cavi, questi qua. Dobbiamo separarli uno dall'altro. Ovviamente ragazzi, prima di tagliare qualsiasi cavo dovete o staccare la batteria o spegnere il monopattino. Ora andiamo a tagliare 1 e 2, uno alla volta, mi raccomando ragazzi, quando andate a tagliare questi cavi tagliate uno alla volta. Ora li andiamo a sbocciare e ovviamente anche quelli che vanno sulla centralina. Fatto ciò ragazzi, mettiamo il supporto in 3D anche da questa parte. E ora montiamo le nostre frecce prima di fare i collegamenti. Smontiamo prima il dado e togliamo anche le rondelle. Fatto ciò, una rondella la lasciamo, altrimenti non fa da tenuta. Ok ragazzi, fatto ciò, ora passiamo al collegamento dei cavi. Ora passiamo tutti i cavi per bene e li sistemiamo. Ok, una volta montate le frecce e passati i cavi, ora andiamo a collegarli e vediamo che succede. Allora, i cavi delle frecce, il rosso e il giallo, dobbiamo unirli insieme se vogliamo anche il rosso che si accende qua in mezzo. Se non volete che si accende, e il rosso lo escludete, così si accendono solo le frecce. Io in questo caso vado a collegare anche il rosso, almeno così quando sono accese e freno lampeggiano anche questi. Ok, ora facciamo una prova. Prima di andare a saldare il tutto io farei una prova e per vedere se funziona tutto. Ok, accendo il monopattino e voilà, sono accesi, lampeggiano, direi che funzionano benissimo. Ora montiamo il tutto, li saldiamo e tutto, poi vediamo il risultato finale. Ok ragazzi, prima di iniziare a saldare i cavi vado a mettere la guaina termostringente. E voilà, la guaina termostringente è messa e vado a unire anche le frecce che abbiamo montato insieme allo stop. Una cosa che non vi avevo detto ragazzi è che queste frecce sono 12 volts, è uguale anche lo stop dietro, sono tutti 12 volts. Vado a mettere anche la pasta
Ok ragazzi, i nostri cavi sono stati saldati e abbiamo messo anche la guaina termostringente. Ora andiamo a chiudere il tutto. Ovviamente il cavo lo dobbiamo passare insieme a quello del freno, che il buco ce l'abbiamo già. E voilà ragazzi, ora prima di andare a montare quell'altro facciamo una prova. E voilà, direi che si vede abbastanza bene. Ora andiamo a montare anche quell'altro. Allora ragazzi, come ben vedete abbiamo finito di collegare tutto, direi di andare a accendere il monopattino e vediamo il risultato finale. E voilà ragazzi, come ben vedete queste frecce sul Mini stanno davvero bene, perché non sono tanto grosse, non sono troppo evadente e poi stanno nella posizione giusta, quel poco per farsi notare dai veicoli che ci proseguono. Quindi direi un ottimo upgrade, almeno poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste frecce, ma la nostra guida di oggi non finisce qui, perché questo video doveva uscire qualche settimana fa, no? Avevo pubblicato sul gruppo Mantis, vi ricordo che abbiamo il gruppo Telegram e Facebook dedicato al carissimo Mantis, vi lascio il link in descrizione. Come vi dicevo, avevo pubblicato una piccola parte di questo video sul gruppo Carbon Mantis e tantissimi membri mi avevano consigliato di non usare più il saldatore, perché non tutti sono pratichi con il saldatore, di tagliare i cavi, saldarli eccetera. Quindi torniamo qualche minuto indietro e vi porto una guida ancora più semplice. I was walking by the ocean, feeling all emotion when she came right up next to me. Mare. Quindi oggi vi consiglio di prendere delle Y Plug and Play, praticamente hanno dei spinotti, voi tagliate il cavo, usate questi spinotti qua e via, ci mettete proprio 2 secondi. Vi lascio il link in descrizione. Allora praticamente questa Y fatta in questo modo, da qui arrivano i cavi dalla centralina e da qui il cavo per la freccia e il cavo per lo stop rosso. Quindi è tutto plug and play, basta sollevare questi levetti qua, infilare il cavo e via, il gioco è fatto. E poi richiudere tutto. Comunque ora vi faccio vedere da vicino. Questo è il cavo delle frecce, come vi dicevo queste frecce hanno anche lo stop rosso, quindi il negativo rimane da solo, il giallo e il rosso li vado a unire insieme. Allora, una volta unito il giallo con il rosso, apriamo i nostri spinotti della Y e mettiamo il positivo delle frecce sulla leva blu e chiudiamo. E voilà, e così rimane incastrato. Di qua prendiamo lo stop posteriore destro, sistemiamo per bene i cavi e lo andiamo a mettere in questa posizione e chiudiamo e così rimane collegato. Di qua l'arancione lo sfrittiamo per il negativo e lo chiudiamo e via andare. E voilà, così i nostri cavi sono tutti collegati. Di qua andiamo a collegare i cavi che arrivano dalla centralina. Come abbiamo detto, sull'arancione abbiamo messo il negativo, quindi andiamo a mettere il negativo, e sul blu abbiamo messo da questa parte il positivo, quindi andiamo a mettere il positivo. E voilà, facciamo una prova e vediamo se funziona. Direi che funziona alla grande, come ben vedete ci ha voluto proprio 2 secondi. Ora andiamo ad infilare il tutto e voilà, e le nostre frecce sono collegate. Ora andiamo a montare anche la freccia a sinistra. Insomma ragazzi, come avete visto questa procedura è davvero semplice, ci vogliono davvero pochissimi secondi grazie a questi spinotti plug and play.
Praticamente costano anche poco e ve ne danno 15, penso intorno ai 10 euro, 12 euro. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Nei commenti magari fatemi sapere se vi piace più la procedura con il saldatore a stagno o con questi spinotti plug and play. Ovviamente io vi consiglio la prima, poi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ora direi di andare fuori e vi faccio vedere come si vede all'esterno e magari anche al buio. Questo è il tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa modifica. Direi che siamo arrivati alla fine ragazzi, io di nuovo vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di lasciare tantissimi like e di attivare la campanellina per non perdervi tutti i nostri nuovi video. Questo è tutto da Laco Creative, ci vediamo al prossimo video.